Ciao a tutti e benvenuti nel nostro Italian Podcast. Oggi vi portiamo in una situazione molto utile. Un colloquio di lavoro in italiano. Esatto. Simuleremo un vero colloquio, con domande semplici, risposte naturali e tanto vocabolario utile. Se state imparando l'italiano e volete capire come parlare durante un'intervista, siete nel posto giusto. Ascoltate con calma, prendete nota delle parole nuove e provate a rispondere anche voi, come se foste al colloquio. Perfetto. E adesso, iniziamo con la prima parte. Buongiorno Luca. Benvenuto. Accomodati pure. Come stai oggi? Buongiorno, grazie. Sto bene, un po' emozionato, ma pronto per il colloquio. È normale essere emozionati. Non ti preoccupare, questa sarà una conversazione tranquilla, così possiamo conoscerci meglio. Prima di iniziare, ti va di raccontarmi qualcosa di te? Magari una breve presentazione. Certo. Mi chiamo Luca, ho 30 anni e vengo da Roma. Negli ultimi anni ho lavorato nel settore del servizio clienti. Mi piace molto comunicare con le persone, risolvere problemi e imparare cose nuove. Negli ultimi mesi ho deciso di cercare nuove opportunità per crescere professionalmente. Ottimo. Mi piace il tuo approccio. Poi, devo dire che il settore del servizio clienti richiede molta pazienza e capacità di ascolto. A proposito, quali sono secondo te i tuoi punti di forza? Direi la calma, la capacità di organizzarmi bene e il fatto che riesco a lavorare serenamente anche quando c'è un po' di stress. Inoltre, mi piace collaborare con i colleghi, perché penso che un buon clima di squadra renda tutto più semplice. Molto interessante. E quali sono magari gli aspetti su cui senti di voler migliorare? Credo che potrei migliorare nella gestione del tempo. A volte, quando voglio fare le cose molto bene, impiego più tempo del necessario. Sto lavorando su questo, cercando di essere più veloce senza perdere la qualità. Capisco. Succede spesso alle persone che hanno molta attenzione ai dettagli. È comunque positivo che tu ne sia consapevole. Bene, prima di proseguire, voglio ricordare a chi ci ascolta che queste frasi sono perfette per esercitare l'italiano in situazioni reali. Se vi piace questo tipo di contenuto, lasciate un like e diteci nei commenti se avete mai fatto un colloquio in Italia. Assolutamente, è un ottimo esercizio. E, posso aggiungere una cosa? Parlo volentieri del mio percorso perché penso che un colloquio sia un modo per capire non solo quello che una persona sa fare, ma anche chi è. Hai ragione. È proprio così. E infatti adesso entreremo un po' più nel dettaglio della tua esperienza professionale. Perfetto. Luca. Allora, parliamo un po' delle tue esperienze precedenti. Puoi raccontarmi del tuo ultimo lavoro? Qual era il tuo ruolo principale? Certo. Nel mio ultimo lavoro mi occupavo dell'assistenza ai clienti via telefono e via email. Ogni giorno parlavo con molte persone che avevano bisogno di informazioni, chiarimenti o aiuto con i loro ordini. Il mio compito era ascoltarli, capire il problema e trovare la soluzione più veloce e chiara possibile. Sembra un lavoro molto dinamico. Avevi anche compiti aggiuntivi, oltre al contatto diretto con i clienti? Sì, ogni settimana preparavo anche un piccolo report con i problemi più frequenti, così da aiutare il team a migliorare il servizio. Inoltre, mi occupavo di aggiornare alcune informazioni sul sito, come le risposte alle domande più comuni. Ottimo. Ti piaceva quel tipo di lavoro? Sì, mi piaceva, ma dopo un po' ho sentito il bisogno di crescere e imparare qualcosa di nuovo. Volevo un ambiente un po' più strutturato, con possibilità di formazione interna. E poi mi piace mettermi alla prova. Capisco. È bello quando una persona sente il bisogno di evolversi. E, secondo te, qual è stata la tua esperienza professionale più significativa? Quella che ti ha davvero insegnato qualcosa? Sicuramente quella in cui ho lavorato in un team molto affiatato. Ho capito quanto sia importante comunicare bene, condividere informazioni e chiedere aiuto quando serve. In quell'ambiente ho imparato a essere più sicuro e anche più flessibile. Ottimo. Un'altra domanda importante. Come gestisci i momenti di stress? Perché in alcuni periodi il lavoro può diventare un po' intenso. Di solito cerco di mantenere la calma, fare una pausa quando possibile e organizzare le priorità. Capire cosa va fatto subito e cosa può aspettare mi aiuta tantissimo. E poi, se serve, chiedo supporto ai colleghi. Credo molto nel lavoro di squadra. Mi piace questa risposta. Dimostra maturità e capacità organizzativa.
A proposito, lo dico anche a chi ci sta ascoltando. Ricordate questa frase organizzare le priorità. È molto utile nei colloqui. E se state seguendo questo podcast per migliorare il vostro italiano, iscrivetevi al canale, così non perdete i prossimi dialoghi. Sì, e secondo me ascoltare dialoghi come questo aiuta tantissimo. Io stesso, quando studiavo lingue, prendevo appunti e cercavo di ripetere le frasi utili. Esatto. Bene, direi che possiamo passare alla parte successiva, in cui ti farò alcune domande più specifiche sulle tue competenze e sul modo in cui ti relazioni con il lavoro. Perfetto Luca. Ora vorrei capire un po' meglio quali sono le tue competenze principali. Partiamo da qualcosa di semplice. Quali strumenti o programmi usi più spesso nel tuo lavoro? Ne uso diversi, ma quelli che utilizzo quotidianamente sono i programmi di posta elettronica, i gestionali per l'assistenza clienti e i fogli di calcolo. Mi trovo molto bene con i sistemi per organizzare le richieste, perché mi permettono di avere tutto sotto controllo. Ottimo. E ti senti sicuro nell'utilizzo dei fogli di calcolo? È una competenza che fa sempre comodo. Sì, direi di sì. So creare tabelle, fare calcoli semplici, filtrare dati e preparare piccoli report. Non sono un esperto, ma me la cavo bene. Molto bene. Ora ti faccio una domanda che facciamo spesso nei colloqui. Qual è, secondo te, una tua qualità lavorativa che può fare davvero la differenza? Direi la pazienza. Quando si parla con molte persone ogni giorno, è fondamentale rimanere calmi, disponibili e gentili, anche quando l'altra persona è un po' nervosa o stressata. E penso che questa sia una delle mie forze. Sono d'accordo. La pazienza è una qualità preziosa, specialmente nei lavori con il pubblico. E invece un aspetto su cui stai ancora lavorando? Tutti abbiamo qualcosa da migliorare. Credo di dover migliorare nel dire no quando ho troppe cose da fare. A volte tendo a accettare sempre tutto, anche quando non è il momento giusto. Sto imparando a organizzare meglio il tempo e a comunicare in modo chiaro quando ho già molte attività in corso. Questa è una risposta molto onesta. E lo apprezzo. Sapere i propri limiti è il primo passo per superarli. Ora vorrei chiederti, preferisci lavorare in autonomia o in squadra? In realtà mi piacciono entrambi. Mi piace lavorare da solo quando ho un compito che richiede concentrazione, ma allo stesso tempo adoro confrontarmi con i colleghi e trovare soluzioni insieme. Secondo me la combinazione delle due cose è ideale. Perfettamente d'accordo. Un buon equilibrio fa funzionare tutto. E ti chiedo anche, come reagisci quando arriva un cambiamento improvviso? Per esempio, una nuova procedura o una nuova modalità di lavoro? All'inizio ci rimango un po' così, come tutti, ma poi cerco di capire velocemente cosa cambia e di adattarmi. Mi piace vedere il cambiamento come un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Ottimo approccio. Lo dico anche a chi ci ascolta. Ricordate questa frase, vedo il cambiamento come un'occasione per imparare. Nei colloqui fa sempre un ottimo effetto. E, già che ci siamo, se volete più dialoghi come questo, lasciate un like al video, ci aiuta davvero. Sì, e poi è un modo per farci capire che contenuti vi sono utili. Esatto. Bene, Luca, grazie per queste risposte. Adesso direi che possiamo entrare nella parte più pratica. Cosa ti aspetti da un nuovo lavoro e cosa cerchi davvero in un ambiente professionale? Perfetto Luca. Allora andiamo avanti. Una domanda molto importante nei colloqui è questa. Che cosa ti aspetti da un nuovo lavoro? Cosa cerchi davvero? Credo di cercare un ambiente sereno, dove si possa parlare apertamente e lavorare bene insieme. Per me è fondamentale sentirmi rispettato e sapere che posso fare domande, chiedere chiarimenti e crescere un po' alla volta. Quindi, un ambiente collaborativo. Non cerco un posto dove si compete continuamente, ma uno dove si costruisce qualcosa come squadra. E naturalmente vorrei anche un ruolo in cui posso mettere in pratica le mie abilità, ma allo stesso tempo imparare cose nuove. Capito. E c'è qualcosa che ti motiva particolarmente? Qualcosa che ti fa dire sì, questo è il lavoro giusto? Mi motiva molto sapere che il mio lavoro è utile. Per esempio, quando aiuto qualcuno a risolvere un problema o quando vedo che una situazione va meglio grazie al mio contributo. Questo mi dà molta soddisfazione. È un ottimo tipo di motivazione. Le aziende cercano persone che abbiano un senso del ruolo, un senso del contributo. A questo punto ti chiedo, come ti immagini il tuo primo mese in un nuovo lavoro? Me lo immagino come un periodo pieno di osservazione e ascolto.
Penso che sia importante capire come funziona tutto, come lavorano i colleghi, quali sono le priorità. E ovviamente metterci un po' di impegno per integrarmi nel gruppo. E se c'è qualcosa che non capisci subito? Chiedo. Preferisco fare una domanda in più che sbagliare per paura di disturbare. Credo che la comunicazione chiara sia essenziale, soprattutto all'inizio. Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, chi ci ascolta dovrebbe davvero prendere nota di questa cosa. Chiedere non è mai un problema, è un segno di intelligenza. Ricordatevelo durante un colloquio. Assolutamente sì. E poi un nuovo inizio è sempre un'occasione per migliorare e crescere. Esatto. E lasciatemelo dire anche a voi che state ascoltando. Se questo tipo di dialoghi vi sta aiutando a migliorare il vostro italiano per il lavoro, fateci sapere nei commenti. Ci interessa davvero capire cosa vi serve di più. Sì, anche perché possiamo creare episodi su situazioni specifiche, telefonate, email, riunioni, basta che ce lo dite. Benissimo. Luca, adesso passiamo a qualcosa di ancora più concreto. La gestione delle situazioni difficili. Perché in qualsiasi lavoro, prima o poi, arriva un momento complicato. Già, sono pronto. Perfetto. Allora, adesso vorrei parlarti di un aspetto molto importante in Olanda. L'equilibrio tra lavoro e vita privata. Per molte aziende è una priorità. Tu come ti organizzi di solito? Sei una persona che ama mantenere una routine stabile? Sì, direi di sì. Mi piace avere una routine chiara, capire quando lavoro, quando posso dedicarmi alla famiglia, allo sport, al tempo libero, insomma, avere tutto abbastanza ordinato. Ottimo! E come sarebbe, per te, la giornata ideale di lavoro? Tipo, a che ora inizi, a che ora finisci, quanto tempo dedichi alla pausa? In genere mi piace iniziare presto, così finisco presto. Una pausa a pranzo normale, niente di troppo lungo. E poi la sera la voglio libera per fare le mie cose. Perfetto. Molte aziende apprezzano proprio questo tipo di organizzazione. Ecco, qui arriva una domanda che fanno quasi sempre nei colloqui. Come gestisci lo stress? Te la faccio anche io. Come risponderesti? Beh, cerco di rimanere calmo, di fare le cose una alla volta, e se serve, mi prendo 5 minuti per respirare e ritrovare la concentrazione. Una risposta molto intelligente. Anche perché lo stress non si elimina, si gestisce. Dicendo che sai mantenere la calma, fai vedere una cosa importante, che sei affidabile. A proposito, amici che ascoltate, voi come gestite lo stress? Scrivetelo nei commenti, così creiamo un po' di scambio utile. Un'altra domanda tipica è: che cosa ti motiva nel lavoro? E questa, attenzione, è una domanda trappola. Non bisogna rispondere lo stipendio, anche se è vero per tutti. Nel podcast possiamo dirlo. Ma nel colloquio è meglio dire qualcosa come: imparare cose nuove, lavorare in un ambiente sereno, crescere professionalmente, collaborare con gli altri. Tu cosa diresti? Direi che mi motiva a migliorare, imparare e lavorare con persone positive. Perfetto. Risposta pulita, onesta e professionale. Bene Luca, ora parliamo di situazioni più complicate. Nei colloqui spesso chiedono: raccontami di una situazione difficile che hai affrontato e come l'hai risolta. Hai qualche esempio dalla tua esperienza? Sì, certo. Una volta un cliente era molto arrabbiato perché un ordine era arrivato in ritardo. All'inizio era difficile, parlava molto veloce e in modo confuso. Io ho ascoltato attentamente, ho ripetuto quello che avevo capito per confermare, e poi ho spiegato cosa potevamo fare per risolvere subito il problema. Alla fine il cliente si è calmato e ha ringraziato. Perfetto. Quello che hai fatto è molto importante. Ascoltare, confermare e proporre una soluzione concreta. Sai, amici che ci ascoltate, questa è una frase utile da imparare in italiano. Ripetere quello che hai capito per confermare. Serve sempre quando ci sono malintesi. Esatto, è fondamentale. E in generale, quando c'è tensione, cerco sempre di rimanere calmo e non prendere nulla sul personale. Ottimo approccio. Un'altra situazione complicata potrebbe essere lavorare sotto pressione. Per esempio, quando arrivano tante richieste insieme e bisogna gestirle tutte velocemente. Come ti comporti in questi casi? Prima di tutto, cerco di organizzare le priorità. Capire cosa è urgente e cosa può aspettare. Poi procedo passo passo,
senza farmi prendere dal panico. Se serve, chiedo supporto ai colleghi. Penso che lavorare insieme sia sempre meglio. Mi piace questa risposta. Mostra capacità di organizzazione e collaborazione. E, per chi ci ascolta, ricordatevi anche questa frase. Lavorare insieme è sempre meglio. In un colloquio mostra empatia e spirito di squadra. Sì, ed è anche un ottimo modo per far capire che si è pronti a fare parte di un team, non solo a lavorare da soli. Perfetto. Prima di passare alla prossima domanda, voglio ricordare una cosa. Questi dialoghi sono utilissimi per chi studia l'italiano perché imparare frasi reali usate nei colloqui aiuta davvero a sentirsi più sicuri. Assolutamente. E ascoltando e ripetendo le frasi, ci si abitua anche al ritmo e alla pronuncia della lingua reale. Adesso parliamo un po' di motivazioni e obiettivi. Una domanda che facciamo spesso è: dove ti vedi tra 5 anni? Tu cosa risponderesti? Beh, mi vedo in un ruolo più responsabile, dove posso contribuire di più al team e imparare ancora nuove competenze. Vorrei crescere, ma sempre facendo bene il mio lavoro quotidiano. Mi piacerebbe anche poter partecipare a progetti nuovi, avere più autonomia e aiutare altri colleghi quando posso. Perfetto. È una risposta molto concreta. Dimostra che sei motivato a migliorare e a crescere all'interno dell'azienda. E, amici che ci ascoltate, questa è una frase utile da imparare. Voglio crescere professionalmente e aiutare gli altri. Può fare una bella impressione in un colloquio. Sì, perché mostra anche che sei pronto a collaborare, non solo a pensare a te stesso. Esatto. Ora ti chiedo, cosa ti motiva di più nel lavoro quotidiano? Le persone, le sfide, imparare cose nuove? Direi tutte e tre le cose. Mi piace risolvere problemi, trovare soluzioni e imparare ogni giorno. E poi lavorare con persone gentili e motivate rende tutto più semplice e piacevole. Un ambiente positivo aiuta a dare il meglio di sé. Perfetto. Un'altra cosa che chiediamo spesso è: come affronti i cambiamenti o le nuove procedure? Perché in azienda tutto evolve continuamente. All'inizio cerco di capire bene cosa cambia. Poi mi adatto e cerco di imparare velocemente le nuove regole o i nuovi strumenti. Non ho paura del cambiamento, lo vedo come un'opportunità di crescita. Molto bene. Questo è un atteggiamento molto apprezzato. In realtà, amici che ci ascoltate, ricordatevi questa frase. Vedo il cambiamento come un'opportunità di crescita. È perfetta per un colloquio. Sì, e ripetere queste frasi aiuta anche a memorizzare il vocabolario utile per il lavoro. Bene Luca, direi che possiamo passare ora a parlare di come gestisci il rapporto con i colleghi e con il capo, perché è un altro tema chiave in ogni colloquio. Come ti relazioni normalmente con le persone con cui lavori? Cerco sempre di essere rispettoso e disponibile. Mi piace ascoltare gli altri, capire le loro esigenze e collaborare per raggiungere gli obiettivi comuni. Penso che un buon clima di lavoro faccia la differenza e renda tutto più facile. Perfetto. E con il capo come ti comporti di solito? Con il capo cerco sempre di essere chiaro e diretto, ma rispettoso. Se c'è un problema o un dubbio, lo comunico subito. Credo che sia importante non aspettare troppo, così tutto resta trasparente. Sì, la trasparenza è fondamentale. E quando ci sono incomprensioni o piccoli conflitti con un collega, come reagisci? Cerco di risolverli subito, parlando in modo calmo e spiegando il mio punto di vista. Non mi piace lasciare che piccoli problemi crescano. E se serve, cerco un compromesso o chiedo consiglio a qualcuno più esperto. Molto bene. Questo approccio dimostra maturità e professionalità. Ricordate amici che ci ascoltate. Frasi come risolvere i conflitti parlando in modo calmo sono molto utili in contesti lavorativi reali. Sì, e inoltre aiuta a mantenere un buon ambiente di lavoro, dove tutti si sentono rispettati. Ottimo. Ora voglio chiederti una cosa importante. Come reagisci quando il capo ti dà una critica o un feedback negativo? Cerco di ascoltare attentamente e capire cosa posso migliorare. Non prendo nulla sul personale, anzi, lo vedo come un'opportunità per crescere. Dopo, se ho dubbi, faccio delle domande per chiarire e migliorare subito. Perfetto. Questo è esattamente il tipo di atteggiamento che i datori di lavoro cercano. E per chi ci ascolta, ricordate questa frase: vedo il feedback come un'opportunità per crescere. È una frase utile da usare e memorizzare per il colloquio. Sì, è molto pratica, perché mostra che si è pronti ad apprendere e migliorare. Bene Luca,
siamo arrivati alla fine del nostro colloquio simulato. Prima di concludere, vorrei chiederti, come ti senti dopo questo esercizio? Mi sento più sicuro. Parlare di tutte queste situazioni realistiche, rispondere alle domande e ascoltare suggerimenti mi aiuta a capire meglio cosa dire e come comportarmi in un vero colloquio. Esatto, è proprio questo lo scopo. E amici che ci ascoltate, ricordatevi, praticare dialoghi reali in italiano vi aiuta a migliorare la comprensione, il vocabolario e anche la pronuncia. Sì, e permette anche di abituarsi al ritmo naturale della conversazione, che è molto diverso da leggere un libro di grammatica. Bene. Per chiudere, voglio dare qualche consiglio pratico. Preparatevi alle domande più comuni, pensate a esempi concreti dalle vostre esperienze e soprattutto, ricordate di essere sinceri e naturali. E aggiungo, non abbiate paura di chiedere chiarimenti se non capite una domanda. È sempre meglio chiarire che fare errori per paura. Esatto. E con questo, il nostro colloquio simulato termina qui. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi dialoghi reali in italiano. E se volete, nei commenti potete scrivere quale parte del colloquio vi è sembrata più utile o se volete provare altre situazioni reali. Perfetto. Grazie per averci seguito. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno, ascoltando dialoghi reali e provando a ripetere le frasi. Alla prossima! Grazie a tutti e buon lavoro con l'italiano!